L'Islam ha un problema con i cani. Diamo la notizia e poi andiamo alla sorgente, ovvero alle scritture islamiche, per capire se la notizia ha una radice islamica oppure no. Il sindaco della cittadina di Hebron, quindi Cisgiordania, ha iniziato una campagna per combattere il randagismo dei cani e ha offerto 20 shekel a chiunque sarebbe andato in giro per le strade della città a uccidere i cani. Questa notizia, che è di 2 giorni fa, ha già comportato come risultato decine e decine di cani che sono stati uccisi, impiccati, torturati e presi sotto dalle macchine in corsa. 20 shekel, se per caso ve lo state chiedendo, io me lo sono chiesta, sono 5 euro. Il sindaco di Hebron, tra l'altro, è una persona che avevamo già visto nei titoli di giornale moltissimi anni fa, nel senso che nel 1980 fece un attacco terroristico, ovviamente a danno degli ebrei, e lui ed altri musulmani uccisero 6 ebrei in tutto, molti altri vennero feriti e i morti sono stati un canadese, 2 americani e 3 israeliani. La persona, il sindaco di Hebron, venne catturato e gli venne dato l'ergastolo. Purtroppo poi nel 1983 per uno scambio di prigionieri venne rilasciato. Questa persona dal 2017 ad oggi è il sindaco di Hebron. Purtroppo a me è capitato molte volte negli ultimi anni di vedere molte notizie che riguardassero il maltrattamento dei cani e quindi mi sono chiesta più volte se ci fosse una radice nelle scritture islamiche o meno. Per questo motivo ho preparato alcuni hadith, perché il Corano non parla di molti animali ma non dei cani. Ma ci sono gli hadith, ovvero i fatti e i detti del profeta Maometto. Dice praticamente che chiunque abbia un cane in casa, che non sia un cane da guardia o un cane per il bestiame, vedrà le proprie buone azioni agli occhi di Allah ridotte sempre più per ogni giorno in cui ha posseduto questo cane in casa, quindi proprio come animale domestico. E poi abbiamo ancora un altro hadith in cui viene detto che gli angeli non entrano in una casa dove c'è o un cane oppure una raffigurazione, quindi un disegno, un ritratto. L'inglese dice picture, ma ovviamente non è fotografia. E a questo punto una persona si chiede: ma per quale motivo gli angeli non dovrebbero entrare in una casa con un cane? Per quale motivo le mie buone azioni dovrebbero essere decurtate agli occhi di Allah se ho posseduto un cane come animale domestico? Arriviamo quindi alla DIT numero 3 che vi volevo mostrare. Lo sintetizzo. L'episodio parla di un momento in cui una sera Maometto è in casa propria e c'è un cucciolo di cane e lui sta aspettando l'arcangelo Gabriele che possa arrivare a casa sua e dargli una rivelazione, tuttavia l'arcangelo Gabriele non si manifesta. Quando finalmente ritorna, qualche sera dopo, qualche giorno dopo, non lo so, Maometto gli chiede: ma come mai non sei venuto l'altra sera che ti aspettavo? E l'arcangelo Gabriele, Jibril nell'Islam, gli risponde: gli angeli non entrano nelle case in cui ci sono o dei cani o delle raffigurazioni. Ok, il problema è che da questo hadith in poi, come scopriamo nella Sira, ovvero nella biografia di Maometto, per questo episodio specifico dell'arcangelo Gabriele che non si era presentato ad un appuntamento, diciamo, Maometto ordina l'uccisione di tutti i cani della città di Medina. I musulmani rispettano questo ordine e quindi tutti i cani vengono uccisi nella città di Medina. Quando dopo questo episodio proprio della Sira di Maometto viene fatto notare al fondatore dell'Islam che con ogni probabilità la reazione di uccidere tutti i cani della città di Medina era stata leggermente sproporzionata rispetto all'episodio scatenante, per questo motivo lui in un hadith dice: sì, tutti i cani sono effettivamente anche loro una parte del creato, ma se non fosse così vi avrei già ordinato di nuovo di ucciderli tutti. Ad ogni modo potete uccidere tutti quelli neri. E purtroppo manca il criterio, nel senso che a un certo punto, se uno arriva solo fin qui, dice: ma perché tutti i cani sono del creato e quindi vanno rispettati, perché i cani neri no? Quindi il dubbio che ci stiamo facendo noi adesso, se lo fece anche un giovane musulmano che si avvicina a Maometto, gli dice: ma che cos'ha un cane nero che invece ad esempio un cane rosso non ha? E Maometto risponde che il cane nero è il demonio, è Shaitan. Shaitan nella tradizione islamica è proprio Satana, quindi il cane nero è Satana.
Non so se ci avete fatto caso, ma questo hadith purtroppo porta con sé anche un altro concetto, nel senso che in questo hadith specifico non si sta parlando di cani, ma si sta parlando di che cosa annulla la preghiera. La preghiera per i musulmani viene annullata se durante la preghiera passa un asino, un cane o una donna. Aisha, una delle mogli di Maometto, conferma questo detto del profeta Maometto in questo hadith che vi mostro ora, in cui dice le cose che annullano le preghiere e sono un cane, un asino e una donna. Lo so, è tristissimo. E questo lo volevo menzionare perché spesso gli hadith, quando i musulmani sono in imbarazzo di fronte a qualche hadith, tendono a dire no, ma io a quello non ci credo, no, ma gli hadith non me li hanno mai insegnati, quindi io non li conosco. Secondo me non è propriamente vero, magari qualcuno non li conosce e direi che per fortuna non li segue anche, perché tanti sono moralmente discutibili, soprattutto al giorno d'oggi. Purtroppo però mi è capitato qualche mese fa di incappare in un tweet di uno sceicco che seguo su Twitter che usa il proprio social network, la propria pagina per rispondere alle domande dei musulmani e purtroppo le domande che arrivano spesso sono abbastanza banali, nel senso che basta leggere la domanda per chiedersi se ci sia qualcosa di sbagliato nell'Islam, a prescindere dalla risposta che dà lo sceicco, nel senso che questi ragazzi spesso chiedono posso indossare, signor sceicco, questa maglietta perché c'è un gatto, il volto di un gatto raffigurato e lo sceicco risponde di no. Oppure sceicco, ho avuto delle secrezioni vaginali non di colore verde ma di colore giallo, come devo lavarmi prima di pregare a seconda del colore delle secrezioni vaginali? Lo sceicco, mesi fa, un ragazzo chiese questo. Signor sceicco, l'altro giorno stavo pregando e mio cugino mi è passato vicino. Mio cugino è autistico. La preghiera è ancora valida o devo rifarla dall'inizio? È già abbastanza brutta la domanda e lo sceicco ha risposto sì, l'ha annullata, devi rifarla dall'inizio. Quindi se mettiamo insieme gli hadith e lo sceicco viene fuori che una donna, una persona con sindrome di autismo, un asino e un cane annullano la preghiera del maschio musulmano, che quindi deve rifarla dall'inizio. Infine ci tenevo per correttezza a menzionare che l'Associazione Palestinese in difesa degli animali vicino alla cittadina di Hebron, mi sembra Betlemme, sì, sono di Betlemme, hanno usato i propri social network per fare dei comunicati e nei propri comunicati hanno detto che questa campagna del sindaco di Hebron è una follia, ha già comportato l'uccisione di decine e decine di cani che sono stati torturati, massacrati, presi sotto dalle macchine, impiccati, li hanno fatti di tutti i colori e hanno chiesto assolutamente che questa campagna finisca adesso, in questo momento, sono 2 giorni che va avanti. E poi hanno scritto quello che sta succedendo è oltre l'umanità e oltre l'etica, nessuna religione accetterebbe mai delle azioni così barbare rispetto a degli animali innocenti. Nessuna religione tranne l'Islam. Però vabbè, io suppongo che queste persone non abbiano la libertà d'espressione, è giusto che si distanzino da quello che sta accadendo, ma non me li immagino come delle persone che possono scrivere davvero quello che pensano, quello che vogliono, a prescindere da quello che 1400 anni fa ha detto Maometto e ha fatto Maometto. Poi volevo dire ancora una cosa, vi lascio in descrizione l'unica scuola di Sharia, un link ad un video dell'unica scuola di Sharia che non considera i cani come un animale impuro, un essere impuro, ce n'è una soltanto. È la stessa scuola di Sharia che prevede la mutilazione dei genitali femminili, infatti è quella che dell'Africa subsahariana e l'Egitto anche. Cioè l'Egitto di solito si associa per quanto riguarda la mutilazione dei genitali femminili alla parte sottostante il Sahara. E quindi niente, non se ne esce, cioè trovi una scuola di Sharia in cui finalmente dicono che possiamo evitare di demonizzare i cani e però sono quelli che tagliano la vagina alle donne,
Quindi... Poi lascio il link di una ragazza disperata che chiede ad un altro studioso di Sharia, dell'Islam, veramente è straziante quel video, perché questa ragazza dice: io ho un cagnolino, ci tengo tanto, lo tengo come animale domestico, però tutti gli altri miei amici, tutti gli altri musulmani, la mia famiglia della mia comunità mi dicono, mi accusano di non essere una brava musulmana per questo motivo. Ed è straziante, è straziante. Questo video, ovviamente, lo sceicco, che fa parte della scuola di Sharia, che prevede che i cani non debbano essere tenuti come animali domestici, le dice no, non puoi tenerlo. Nessuno scriva su Google Muslim Black Dogs. Non fatelo. Ciao, grazie mille.